Ogni anno, quando l'inverno inizia lentamente a cedere, qualcosa cambia. Non solo nel calendario, ma nella percezione stessa del tempo. Il Capodanno cinese non segna semplicemente l'inizio di un nuovo anno, segna un ritorno ciclico, un momento in cui l'uomo si ferma, osserva il cielo e si prepara a ricominciare. Ma per capire davvero cosa celebriamo oggi, dobbiamo tornare molto indietro, a quando il tempo non era fatto di numeri, ma di stagioni, raccolti e sopravvivenza. Ed è proprio da lì che nasce il Capodanno. Nella Cina antica, il tempo non era astratto. Ogni anno era una scommessa con la natura. L'inverno significava attesa e pericolo, la primavera significava speranza. Il passaggio dall'anno vecchio al nuovo non era celebrato, veniva temuto, rispettato, ritualizzato. Il Capodanno nasce come un rito agricolo, un tentativo umano di dialogare con le forze invisibili che governavano la vita. Ma per stabilire quel dialogo serviva uno strumento preciso, un modo per misurare il tempo in armonia con il cielo. Ed è qui che entra in gioco il calendario. Il Capodanno non cade mai per caso. La scelta della Luna e del Sole come guida del calendario riflette una visione profonda. Il tempo è equilibrio tra opposti. La Luna rappresenta il mutamento, lo Yin. Il Sole rappresenta la stabilità, lo Yang. Il Capodanno arriva quando queste due forze iniziano a riequilibrarsi, quando il Ci torna lentamente a circolare. Eppure, questo equilibrio non è mai garantito. Ogni nuovo anno porta con sé anche incertezza, paura, caos. Per questo, nel cuore della festa, troviamo una figura oscura, Nian. Il mostro Nian non è solo una leggenda per bambini. È la personificazione di tutto ciò che l'uomo teme nel passaggio da un ciclo all'altro. Nian rappresenta l'anno che muore, il caos che potrebbe tornare, l'ignoto che incombe. Rosso, rumore e luce non sono ornamenti, sono armi simboliche. Scacciare Nian significa affermare che il caos può essere contenuto, che l'uomo non subisce il tempo, ma lo attraversa. E una volta allontanato il caos esterno, resta da affrontare quello interno. Ed è per questo che il Capodanno inizia dalla casa. Prima che il nuovo anno possa entrare, il vecchio deve essere lasciato andare. Pulire la casa significa liberare lo spazio dall'energia stagnante del passato. Ogni gesto diventa simbolico: spazzare, riordinare, sistemare. Non è il luogo che cambia, è l'intenzione. Ed è significativo che, una volta iniziato il nuovo anno, non si pulisca più, perché ciò che è appena arrivato va protetto, non cancellato. Ma una casa pronta non basta. Il Capodanno non è completo senza coloro che la abitano. E così, tutto conduce naturalmente verso il momento più importante, la riunione della famiglia. La cena di Capodanno è il centro emotivo e simbolico della festa. È il momento in cui il tempo si ricompone. Il passato è seduto negli anziani. Il futuro ride nei bambini. Il presente tiene insieme entrambi. Ogni piatto ha un significato. Nulla è casuale. Il cibo diventa linguaggio del destino, un modo per raccontare ciò che si spera, senza bisogno di dirlo ad alta voce. Ma il nuovo anno non è solo attesa e memoria. È anche un dono che passa di mano in mano. Ed è in questo passaggio che compaiono le buste rosse. Le buste rosse non sono semplici regali. Quando un adulto le dona, compie un atto antico, trasmette protezione, energia, continuità. Il denaro al loro interno non conta quanto il colore che lo avvolge. Il rosso non è decorazione, è vita che circola. È il segno che il nuovo anno non inizia da zero, ma poggia su ciò che è stato trasmesso. E proprio perché questa trasformazione non è immediata, il Capodanno non si esaurisce in un solo giorno. Il Capodanno dura 15 giorni, perché il cambiamento autentico ha bisogno di tempo. Ogni giorno osserva, accompagna, stabilizza. Si evitano gesti negativi, si leggono segni, si custodisce l'armonia. Il Festival delle Lanterne chiude questo ciclo, riportando pienamente la luce nel mondo. La trasformazione è compiuta. Il Capodanno cinese non è solo una festa da celebrare. È un insegnamento. Ci mostra che il tempo non va combattuto, ma attraversato. Il nuovo nasce solo se il vecchio viene onorato.
Ogni fine è una soglia, non una frattura. Quando oggi celebriamo il Capodanno, stiamo ripetendo gesti che parlano di equilibrio, memoria e speranza. E forse, comprendendone le origini, stiamo imparando di nuovo a vivere il tempo, non solo a contarlo.